Ciao ragazzi e benvenuti. Dunque, finalmente la tanto attesa recensione di Amplitude 5. Spero mi scuserete per tutto questo tempo che vi ho fatto aspettare per questa tanto attesa recensione. Infatti è da un bel po' di tempo che ho questo nuovo software, la versione 5 di Amplitude, però spero di essermi fatto perdonare con i vari one take che ho pubblicato. Sono sincero, mi sono divertito molto, è per questo che ho rimandato la recensione. Comunque oggi ci siamo e analizzeremo il mio nuovo preset di Amplitude 5 che, come sapete, è ispirato a Brian May, in special modo un setup anni 80 di Brian May, quindi con due amplificatori, poi dopo lo vedrete meglio. E come al solito vi farò qualche ascolto, vi farò sentire le varie potenzialità del programma, quali sono le migliorie che sono state apportate, i miei pensieri e insomma una mia opinione personale, quindi buona visione. Bene, prima di partire con la recensione vediamo un po' il rig di oggi in termini di strumenti, di collegamenti. Abbiamo in primis la Red Special della Ferrari Guitars, che va diretta nell'interfaccia audio, la AX10 della IK Multimedia. Queste sono le tarature che utilizzo con la Red Special, ve le faccio vedere perché alcuni di voi me le hanno chieste. L'interfaccia audio è collegata via USB al mio MacBook Pro, dove sta girando Amplitude. Poi l'uscita audio dell'interfaccia AX10 va ovviamente al dispositivo di stream che sto utilizzando per registrare la recensione, e io ho l'ascolto in cuffia. Bene, eccoci qui alla nuova interfaccia grafica di Amplitude 5. Come potete vedere è piuttosto differente dalla versione 4, sicuramente è un po' più semplice nella gestione degli effetti, come aggiungere ad esempio effetti in pedaliera. Finalmente c'è la funzionalità drag and drop, come potete vedere basta trascinare un pedale e come per magia compare in pedaliera, quindi la gestione sicuramente è migliorata. Ovviamente è diventata un po' più macchinosa la gestione degli ampli, specialmente per noi fan di Brian May. Come potete vedere, una delle più grandi novità di Amplitude 5 è la gestione degli amplificatori separata, ovvero possiamo splittare il suono fino a 3 amplificatori e controllarli indipendentemente, sia per quanto riguarda le tarature degli ampli, i tipi di amplificatori, gli effetti associati e ovviamente anche l'ambiente, quindi le stanze. Dunque analizziamo subito come è composto il mio preset. Intanto vi faccio sentire come suona. Suona così. Come se non abbiate sentito abbastanza durante i svariati video one take. Comunque, vediamo come è composto. Non entrerò nello specifico come ho fatto per la recensione di Amplitude 4, perché il programma è piuttosto simile. Dunque, abbiamo in primis il treble booster tarato su anni 80, quindi ad esempio è sostanzialmente una replica del Cornish Fireplace utilizzato da Brian negli anni 80. Abbiamo tre possibilità, ovviamente la selezione anni 70, quindi tipo un Dallas Range Master, o anni 90 come un Friar Touring. Il prossimo effetto, già qui vedete una differenza rispetto al mio vecchio setup, infatti ho utilizzato meno effetti del pacchetto Brian May. Qui avreste trovato l'auto wah firmato Brian May, in questo caso invece ho utilizzato un envelope filter e lo utilizzo come auto wah proprio come fece Brian nel tour dell'86, anche 84, per la canzone Want to Break Free. Infatti switchiamo questo pedale e abbiamo questo effetto di auto wah. Quindi sentite un wah che si genera automaticamente. Ho scelto questo perché secondo me funziona un po' meglio, quantomeno mi aggrada di più a livello sonoro rispetto al wah marchiato Brian May. Terzo effetto, rimaniamo sul Fox Phaser, quindi un effetto prevalentemente anni 70, lo accendo tanto per ricordarvi come suona.
vi farò un brano a caso proprio. Questo è il Fox Phaser, ovviamente replicato in toto, quindi abbiamo sia la funzione on-off ovviamente, il tipo di modo, quindi automatico o manuale per la selezione della fase, e poi abbiamo il feedback e il range, quindi per controllare il pedale. In questo caso è tarato tutto al minimo per avere un effetto quanto più sottile possibile. Andiamo avanti nella catena degli effetti. La pedaliera è finita, come vedete è semplicissima, come nella realtà, come poi anche la mia pedaliera nella vita reale. Qui abbiamo uno splitting del suono, il segnale va a sinistra in un effetto. Ebbene sì, non ho utilizzato il CE1 simulato da Amplitube. Non ho utilizzato il CE1 simulato da Amplitube perché secondo me questo qui, ovvero come potete vedere l'Analog Chorus di Amplitube, funziona più in maniera simile a un vero CE1, ma un vero CE1 in modalità stereo. Ovvero io ho provato il CE1 di Amplitude 5 e ho avuto la sensazione che fosse il CE1 quando lo utilizziamo in mono, quindi quando entrambi i canali sono miscelati in un solo ampli, che ha un trattamento del segnale leggermente diverso da quando lavora in stereo. Quando lavora in stereo, infatti, un canale è esclusivamente dry, quindi la chitarra va dritta, in questo caso dal triple booster direttamente all'ampli. Il canale wet invece viene processato in questo modo, il segnale viene leggermente ritardato e ha una scordatura ciclica della nota, quindi sentiamo un e leggermente ritardato. Questo è l'effetto stereo caratteristico del CE1, utilizzato ovviamente in modalità stereo, quindi quando colleghiamo entrambi gli output al pedale. Secondo me questo Analog Chorus tarato correttamente rispecchia molto di più il CE1 che il CE1 simulato su Amplitude. Lo so, suona strano, però ho fatto i miei test e secondo me questa è una scelta vincente. Vi faccio sentire la differenza del suono mandato a tutti e due gli ampli senza chorus e poi accendendo il chorus. Questo è senza chorus. Selezioniamo ponte e centrale in fase. Accendiamo il chorus. Quindi chorus spento, chorus acceso, sentiamo un suono molto più aperto e ovviamente agisce solo sull'ampli di sinistra, come nella vita reale. L'ampli di destra va dritto dal triple booster in questo caso. Ampli di destra troviamo il caro Vox AC30 Brian May col volume non al massimo ma diciamo a 2/3, quasi come nella vita reale. Io infatti lo utilizzo al 75% circa perché altrimenti è troppo gain, troppa saturazione, risulta un po' ingolfato, con la sua cassa dedicata, quindi la cassa Brian May equipaggiata con due Celestion blu Alnico, eccoli qui, li potete vedere. L'ampli di sinistra, e molti di voi rimarranno stupiti, non ho utilizzato un altro AC30 Brian May, ma un ampli differente. Anche nella realtà è bello mescolare più di un amplificatore per avere un range sonoro ancora più ampio. Infatti nel canale di sinistra ho scelto questo bel AC30 vintage col pannello di colore rosso bordeaux, infatti British Copper 30 dB, e ovviamente ho utilizzato il canale normal al massimo e tutti gli altri controlli sono disabilitati e l'ho abbinato alla sua cassa specifica che prevede non i Blue Alnico ma i Brit Alnico S. È una versione sempre in Alnico di altoparlante, però con una sonorità leggermente differente che, mescolata al 50% con l'altro amplificatore, regala una sonorità ancora più ampia e oserei dire organica rispetto a due amplificatori uguali. Infatti è quello che ho anche nella realtà. Io non ho due amplificatori uguali, ho gli stessi altoparlanti, però una C30 Brem e un CC2X, quindi comunque una circuiteria differente che vi posso garantire fa la differenza. Quindi molti di voi rimarranno stupidi, ma non ho utilizzato due C30 Brem. Dai due amplificatori che sono microfonati quasi allo stesso modo,
quindi con due microfoni a condensatore. Vedete, questo è la C30 Vintage, diciamo, e questo è la C30 BMI. La microfonazione è pressappoco uguale. Il microfono di sinistra che vedete è disattivato, quindi è solo appoggiato qui nel momento in cui uno volesse un po' più di punta. Io sinceramente non l'ho mai utilizzato, però vedete, gli amplificatori sono microfonati dello stessa maniera. Per quanto riguarda Amplitude 5, questa è una nuova funzione. Vedete, ci fa vedere in 3 dimensioni come è posizionato il microfono di fronte all'altoparlante, e ci fa vedere, se lo spostiamo molto verso la sospensione, anche le interazioni che ha con l'altro altoparlante. Questo è sicuramente un upgrade molto interessante per la cura del suono. Possiamo veramente scegliere il millesimo di millimetro per quanto riguarda la posizione del microfono, anche inclinarlo a 45 gradi. Quindi vi ripeto, ecco, qui vedete la differenza, sono microfonati pressappoco uguali. Dopodiché abbiamo un nostro mixer di controllo che gestisce la parte dei microfoni, quindi i microfoni a condensatore, vedete, questo è quello della C30 Vintage, questo è quello della C30 BMI, quindi i volumi ovviamente non sono tarati uguali perché gli amplificatori, essendo differenti, rispondono in maniera differente. E il controllo dei microfoni d'ambiente. Come vi ricordate, anche per Amplitude 4 abbiamo qui dei microfoni, degli overhead, che sostanzialmente prendono il suono nella stanza. Vi faccio un esempio. Adesso abbiamo selezionato, come vedete, Small Studio, quindi un suono piuttosto secco e centrato. Sentite. Se vado a selezionare per entrambi gli ampli Large Studio, ovviamente avremo un ambiente totalmente diverso. Quindi tutta un'altra risposta. Stesso concetto ovviamente vale anche e soprattutto per la posizione del microfono. Ad esempio qui abbiamo il microfono sulla C30 Vintage che è posizionato al centro. Se lo spostiamo sulla sospensione sentite che notevole differenza. E stessa cosa sul Brian May. Ok, ritorniamo al mio preset e andiamo avanti. Quindi possiamo scegliere, come in Amplitude 4, gli altoparlanti, la posizione dei microfoni, la stanza, la posizione dei microfoni nella stanza, cosa molto fondamentale. Una nota che vorrei aggiungere: nei vari video one take che ho pubblicato nei giorni scorsi, il preset è bene o male sempre lo stesso. Ho acceso o spento il chorus, o magari aggiunto degli effetti d'ambiente quali uno short delay o magari un riverbero. La cosa che ho modificato, ed è quella che fa veramente la differenza, è la posizione del microfono e soprattutto la posizione dei microfoni nella stanza. Quindi se sentite dei suoni diversi, sostanzialmente sono i microfoni nella stanza, quindi l'ambiente. Io ovviamente vi rilascerò il preset con una configurazione standard, un piccolo studio con poco riverbero d'ambiente, poi in base alla canzone ovviamente andrete voi ad aggiustare la microfonazione. Successivamente agli ampli abbiamo gli effetti a rack. Questa è stata una scelta mia, dal momento che ho voluto utilizzare esclusivamente 2 amplificatori per il chorus e non aggiungerne un terzo che non avrebbe suonato e sarebbe stato un po' difficile poi nel mixaggio, canale destro, sinistro e centrale. Ho preferito poi gestire la parte dei delay in post produzione direttamente con degli effetti a rack. Dunque abbiamo un primo digital delay che gestisce uno short delay che io utilizzo su canzoni come These Are The Days. La ripetizione è questa, quindi 2 ripetizioni secche ma con volume minore rispetto all'originale. L'altro digital delay ovviamente è quello per il guitar solo, quindi con le 2 ripetizioni secche, 800 millisecondi e 1600 millisecondi sul canale sinistro e canale destro.
L'ultimo effetto è semplicemente un riverbero digitale che potrebbe esservi utile in alcune canzoni. Altra funzione di Amplitude 5, come nella versione 4, è il registratore multitraccia integrato. Come potete vedere qui abbiamo le diverse tracce, sull'audio 1 abbiamo la nostra chitarra con tutti gli effetti. Le altre tracce possiamo inserire altre tracce di chitarra e gestire gli effetti o semplicemente aggiungere una backing track e suonarci sopra. Questo è come ho registrato io ad esempio le varie one take che trovate sul mio canale. Ok, come per Amplitude 4 abbiamo anche qui la collezione Brian May, quindi possiamo andare a richiamare i preset di fabbrica nominati con le varie canzoni. Quindi andiamo su Legacy, Collection, Brian May e qui vediamo abbiamo una sfilza infinita di canzoni della discografia dei Queen. Ad esempio selezioniamo Bijou, così parliamo anche del famoso e leggendario Dicky Amp, che qui vediamo simulato in maniera egregia. Qui abbiamo anche una serie di effetti aggiunti, vediamoli un po' tutti. Abbiamo qui il simulatore di Red Special, quindi nel momento in cui voi non abbiate una Red Special e non abbiate il complesso sistema di switching, potete avvalervi di questo pedale e simulare anche il suono della chitarra in maniera molto molto fedele, devo dire. Lo Stargate, che è un pedale che personalmente non apprezzo perché è un noise gate, come nella realtà, a mio avviso, nel setup di Brian May, sì, è buono perché leva il fruscio del triple booster, ma secondo me è superfluo, infatti lo andrò a spegnere. Abbiamo il triple booster e il famoso cut, con il suo controllo unico controllo di livello di batteria. Infatti questo amplificatore con la batteria più carica dà più sustain, più gain, abbiamo sostanzialmente un po' più di corpo, un po' più di suono. Con la batteria scarica diventa un po' più ovattato. Si dice che Brian lo preferisse con la batteria scarica, infatti qui vedete che il preset è impostato su una batteria scarica. Questo amplificatore suona in questa maniera. La cosa impressionante, continuate a sentirlo, è il sustain, a prescindere dal delay che è stato messo, ma il sustain che viene simulato in Amplitude 5 è molto molto realistico a quello che abbiamo nella realtà con l'interazione chitarra e amplificatore ad alto volume, nel caso di una C30, o a chitarra e un piccolo amplificatore magari nelle vicinanze come nel caso del Dicky Amp. Beh ragazzi, vediamo le conclusioni. Come avete visto la recensione di oggi è stata leggermente più compressa rispetto a quella di Amplitude 4, poiché immagino che ormai il programma lo conosciate abbastanza bene. Nel caso in cui questo non fosse vero vi invito a vedere la recensione che ho fatto qualche tempo fa di Amplitude 4, dove entro veramente nel dettaglio delle varie impostazioni. Ho preferito farvi vedere le novità e illustrarvi il mio nuovo preset con questa nuova recensione. I miei pareri personali riguardo la nuova versione: sicuramente un grande salto di qualità a livello sonoro, ovvero è ancora più realistico. L'ho notato specialmente nei toni alti, quindi nelle frequenze medio-alte, dove prima su Amplitude 4 sentivo un suono leggermente un po' troppo acidulo, tendente al falso, tra virgolette. Su questo è stato ricalibrato il tutto ed è molto più veritiero. La gestione degli effetti, come vi ho detto prima, è più interessante, più facile nell'utilizzo, quindi col drag and drop possiamo spostare gli effetti come vogliamo, è un po' più semplice. Ovviamente diventa un po' più macchinoso la gestione dei vari canali. Se ricordate, in Amplitude 4 avevamo gli effetti dedicati a Brian May, quindi il chorus, l'harmonizer e quant'altro, integrati negli ampli. Qui, come nella realtà, li dobbiamo gestire come effetti a pedale o effetti a rack per i singoli canali. Diventa un po' più macchinoso, ma una volta che abbiamo creato il nostro preset è molto più personalizzabile e veritiero anche a livello sonoro. Un altro aspetto che ho apprezzato moltissimo del nuovo Amplitude 5 è la gestione della microfonazione degli ampli e della stanza. Infatti con il nuovo sistema anche grafico, quindi che possiamo vederlo in 3D, è tutto molto più
preciso e dettagliato ed anche molto più veritiero. Hanno aggiunto anche delle nuove ambientazioni, quindi abbiamo ancora nuovi panorami sonori da poter sperimentare con la nostra chitarra per avvicinarsi magari a un determinato suono che abbiamo sentito su un disco, oppure semplicemente sperimentare sul nostro preset. In definitiva mi sento di consigliarvi il nuovo Amplitude 5 sia come upgrade per Amplitude 4, chi di voi già l'ha acquistato, o come nuovo software, ovviamente in abbinato al pacchetto Brian May, perché gli effetti sono esclusivi. Lo capite bene da soli, poter suonare in casa selezionando i vari tipi di microfoni, di effetti, tra virgolette a costo zero. Come sapete la strumentazione di Brian May è piuttosto costosa, ingombrante e rumorosa, quindi capite bene che in casa non è proprio il massimo. Con questo software ovviamente eliminate il 90% dei problemi di costo e di spazio, ed è quello che sto utilizzando anche io molto spesso, vedete, quando suono in casa, per fare anche delle registrazioni molto convincenti e molto simili alla realtà. Quindi in definitiva penso che sia un buon passo avanti a livello di software dalla precedente versione. Avrete sentito anche voi la qualità sonora nettamente superiore, ed ovviamente è un valido dispositivo per l'utilizzo in casa e anche in situazioni live. Ovviamente, come ho fatto per Amplitude 4, renderò disponibile per il download il mio preset, ed immagino che abbiate visto questa recensione esclusivamente per fare il download del mio preset. No, scherzi a parte. Comunque vi lascio tutte le istruzioni per il download nella descrizione del video. Come al solito vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!